autonomia e ne ho fatti Nissan Qashqai e-Power. Ora facciamo un giretto e faccio anche qualche domanda. Allora Nando, visto che tu hai posseduto un'auto diesel, un Opel Mokka diesel, com'è stato il passaggio col full hybrid? Allora, in questo caso qua bene, perché ho una bella potenza di spunto che ti dà il motore elettrico. Se dovessi prendere una macchina a benzina della stessa potenza della Mokka, che era 136 cavalli, sicuramente avrei avuto una macchina meno performante a livello di spinta. Diciamo che quello sarebbe il sì. punto a favore del propulsore Sì, elettrico. stiamo parlando comunque di un 190 cavalli, quindi c'è tanta potenza di spinta. Quindi qui il funzionamento del propulsore è solo quello di rigenerare la batteria, Sì, mentre la forza motrice avviene attraverso il motore elettrico. giusto. È E 3 cilindri o 4, non lo sai? 3 cilindri. Questo qua è in realtà il codice del motore VC Turbo. Sì, è stato preso da un progetto Infiniti, dove Infiniti monta anche dei motori sulla Infiniti a 4 cilindri turbo. Questo qui però è un 3 cilindri turbo, con la variazione di compressione. Sì, ragazzi, la spinta c'è. Parliamo un po' di consumi, Nando. Sì, non faccio vedere quell'istantaneo perché appena accendo la macchina e magari la batteria è molto scarica, succede che mi ritrovo con un consumo enorme perché ho fatto pochi chilometri e tanto motore acceso. Però mi capita anche di partire con batteria carica, magari fare un pezzo di i primi chilometri, 1-2 chilometri col motore spento, e vedo sul display 99,9 km al litro. Ovviamente è falsato. Gossip a 600 metri. Allora ragazzi, i consumi che mi ha riferito Nando sulla sua Nissan Qashqai e-Power, tenete presente che ce l'ha ormai già da qualche mese, quindi la conosce bene, sono in città sui 23-24 km al litro proprio se uno va tranquillo, mentre in autostrada scendono e lì la macchina fa un 14-15 km al litro, quindi si tratta di un'auto adatta alla città. Adesso siamo solo in elettrico. Solo in elettrico fa finché riesce. Praticamente quando la batteria è troppo scarica o richiede più energia, io accelero un pochettino più forte, si accende anche il motore. Quando si vado piano piano, solamente per fare pochi spostamenti, magari una strada, una strada con ZTL solo elettrico, posso entrare nella strada, però giusto se ho abbastanza batteria. Ritorneresti al diesel dopo aver posseduto un'auto full hybrid con propulsore termico ed elettrico, o sei felice della scelta? Per l'uso che ne faccio sono felice della scelta e non tornerei indietro, perché comunque il diesel è più rumoroso, in città diciamo che è un po' più problematico, perché comunque facendo tragitti brevi sicuramente hai più problemi rispetto a una macchina a benzina. Sicuramente FAP che dà problemi quando purtroppo non si percorrono lunghi chilometri, è vero, è vero. Anche io sono d'accordo con Nando, per le sue esigenze, visto che lui vive in città, è meglio una full hybrid, perché un'auto diesel gli darebbe solo problemi, anche se ad essere onesto sono un po' deluso da questa Nissan Qashqai per il fatto che magari avendo un propulsore termico che funge da generatore, da una spinta sulla partenza, mi aspettavo qualche consumo in meno. Diciamo che per quanto riguarda i consumi, in media io credo che un buon vecchio diesel, quello di una volta, vince ancora, come ad esempio la mia auto, il mio motore 1500 DCI Renault riesce comunque a fare tranquillamente 21, anche 22 km al litro in autostrada, e in città si difende bene perché su per giù tiene sui 17-18 km al litro.
Sono valori, consumi che purtroppo battono ancora queste auto moderne. Anche se per dovere di informazione vi informo che questa Nissan Qashqai e-Power è quella del 2023 e Nissan ha aggiornato il sistema e-Power sulla Nissan Qashqai evolvendo il propulsore. Il principio rimane lo stesso, ma l'architettura termica ed elettrica è stata un po' rivista, quindi non so dirvi l'ultimo modello quanto consuma. Per adesso vi ho portato questa del 2023, un'auto molto sofisticata, e comunque trovo geniale il fatto di utilizzare un motore termico come generatore. Credo anche che forse sia questa la strada giusta in confronto all'elettrico totale, però ovviamente quando una tecnologia è acerba, bisogna comunque aspettare che maturi. Sicuramente alcune cose mi hanno colpito, come il fatto che sia abbastanza frizzantina, ma non solo, anche l'abitacolo è ben insonorizzato, il motore non si sente, ottima la meccanica Nissan sui dossi, sull'asperità, su questo mi è piaciuta. Mi ha colpito il fatto che quando accelerate da fermi c'è un ritardo, anche se affondate l'acceleratore, accelera, il motore sale di giri ma si sente dopo, arriva dopo, mentre camminando il motore si comporta a livello sonoro come un motore normale, grazie alla tecnologia adottata da Nissan. Ragazzi, siamo fatti una bella chiacchierata con Nando, un mio amico di vecchia data, e questo è tutto per quanto riguarda quest'auto. Un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!